Oggi ho voglia di fare un po' di polemica verso me stesso, in quanto forse penso cose che non condivido, come diceva Pino Caruso. Una goccia da far cadere nel nostro rigagnolo di acque fangose, le nostre muddy waters. Come avrete ormai compreso, a 55 anni quasi suonati, non voglio più inseguire i luoghi comuni, ma tentare, nel mio piccolo, per quelle che sono le mie competenze radicate nel mio background sociale, musicale e perché no, politico, far sì che i luoghi comuni prendano una forma. Con questi video il tentativo è far sì che il mio lavoro di uomo possa in qualche modo rendersi goccia in un oceano che siete voi, con le vostre singolarità. Se la disillusione sociopolitica ha colpito il mio stomaco, l'illusione di far politica con le microazioni rese forma, forse mi darà ancora lo slancio per fare musica in un determinato modo, che parte da lontano ma che si conficca nella mia vecchiaia che è la gioventù di altri. Partiamo quindi dal luogo comune dei luoghi comuni. Maurizio, cos'è per te il blues? Proviamo a rispondere qui, in Bluesland, in una maniera franca, scevra da travestimenti. Non ho mai, per fortuna mia, subito una deportazione. Non ho mai preso frustate sulla schiena. Non ho nemmeno lavorato cantando Oh Lord in una piantagione di cotone, né tantomeno subito una discriminazione per il colore della mia pelle, né sono stato scovato in una capanna, in una cabin di legno a Clarksdale da Alan Lomax. Alan Lomax, come molti di voi già sapranno, è stato un etnomusicologo, antropologo e produttore discografico statunitense, nato a Austin in Texas nel 1915. Ha raccolto un'infinità di materiale sonoro, partendo dalla Spagna fino ad arrivare in Sud America, e ciò lo portò ad essere considerato l'inventore del controverso sistema di classificazione degli stili di canto popolare, detto italianizzando canto Matrix. In poche parole, Alan Lomax, studiando il canto come comportamento espressivo e normativo, sosteneva che la musica popolare tradizionale, se messa in relazione con le caratteristiche organizzative e sociali di dove si è sviluppata, ci restituisce la tassonomia dello stile espressivo della comunicazione umana. In parole semplici, lo stile di una performance folk è una struttura di mantenimento dei sistemi, e ciò modella le coazioni nella vita di tutti i giorni. Ma qui chiaramente si apre un universo. George Murdoch, l'antropologo, non l'attore, eccetera, eccetera. Torniamo a noi. Era solo per dare un'infarinata su chi era Alan Lomax. Alan, assieme al padre John, condusse un'approfondita serie di indagini fra il 1933 e il 1942 nel sud degli Stati Uniti per documentare con registrazioni sul campo la cultura musicale degli abitanti ed in particolare dei discendenti degli schiavi deportati dall'Africa. Tra i tanti nomi celebri che compaiono nelle sue registrazioni dedicate alla musica americana, ne ricordo 3 su tutti: Lead Belly, Pancia di Piombo, Jelly Roll Morton e chiaramente Muddy Waters. Già oggi tutto questo ci squalificherebbe quasi tutti dal poter suonare il blues con certificato, se non altro, generazionalmente figlio di quelle cose. Ma se facciamo un passo in avanti con la testa e uno indietro con la verità e mettiamo il blues sulle nostre spalle, nel mio caso di un italiano, nato a Gubbio in un caldo giorno d'agosto del 1966, in una piccola città figlia del Medioevo, della Chiarina, della Biella e della Ghironda, direi che è più che lecito suonare il blues esattamente come lo volete suonare, senza troppe sovrastrutture. Nel nostro caso è la nostra vita a parlare attraverso il blues e non il blues attraverso la nostra vita.
Comunque, qual era la domanda? Maurizio, cos'è per te il blues? Socialmente, per me, è una sorta di connessione tra ciò che è la vita di tutti i giorni e la vita che speravo di avere, e forse spero ancora di avere. Politicamente è la risposta alla non politica, e che utilizza la politica a me cara, unendo nel rispetto culture, razze, strumenti ed etnie in un solo formato comunicativo. Musicalmente, il merito inconfutabile del blues, se lo vogliamo per forza stereotipizzare, è di avere in qualche modo dato l'essenza a tutto ciò che è la storia del jazz, del rock e del pop, e la mia esistenza appoggia su tali radici musicali e non esistenziali. Le work songs con cui sono cresciuto sono quelle del muratore di turno che bestemmia il clero in duo con il collega al fischio dal potente vibrato che vira in un attimo da Gianni Morandi a Secondo Casadei al Nessun Dorma in quello che nella musica sofisticata chiameremmo mashup. Il mio juke joint è stato il bar di Amedeo che fa dei cappuccini strepitosi e non certo moonshine. E se cercavo un crocicchio trovavo solo vicoli bombardati dal volteggiar di piccioni incommestibili. Ma ho cercato di studiare il blues e ciò che ha generato a fondo, con meticolosità e rispetto. L'ho suonato per 35 anni e l'ho sviscerato nella sua parte antropologica e storica. Continuo a farlo quanto più posso nel rispetto dei suoi padri spirituali, se possiamo chiamarli così, ma cercando di ripiantare le loro radici nel mio banale quotidiano. Il miglior modo, a mio avviso, per farle crescere, vivere e soprattutto sopravvivere, senza per forza replicare le repliche e replicarle per forza di cose sempre un po' peggio per quanto fatte bene. Ma il blues è un'espressione social musicale che ha poco più di 100 anni, è musicalmente giovane ed è nato a sua volta dal caos provocato da etnie, suoni, lingue e colori. È un genere generato, appunto, anche dalla commistione forzata di strumenti provenienti da varie parti del mondo. Il blues chiaramente non sarebbe esistito senza gli africani, le loro etnie, le loro tribù, i loro ricordi, la loro sofferenza, ma di riflesso e contemporaneamente, tecnicamente non sarebbe nato, malgrado tutto, senza il cosiddetto uomo bianco. Senza il violino, apparso probabilmente come strumento barocco nel XVI secolo e la quale paternità viene attribuita al geniale liutaio contrabbassista italiano Gasparo Bertolotti, quindi strumento non certo tipico delle Cotton Belt. Senza l'armonica, inventata da un tedesco, Christian Ludwig Buschmann, più o meno nel 1821, e non da Herbert Leonard, quello che è considerato il primo probabile armonicista diatonico blues. Senza la dobro o chitarra resofonica, inventata sì negli Stati Uniti alla fine degli anni '20, ma da John Dopiera, un emigrante slovacco. Senza la chitarra, la cui origine è incerta, pare avesse 3 corde nella prima stesura, ma che è certo derivazione di strumenti a corda antichi e non certo inventata da Bo Carter o Blind Lemon Jefferson. Quando intendo onestà intellettuale, intendo anche questo: la consapevolezza che spesso si ha in mano il sangue della cultura e allo stesso tempo il sangue delle commistioni, anche forzate ed indotte, che l'hanno generata. Anche questo è il blues. When I'm walking down the alley, mama, voices